Sarà perché abbiamo scelto il nome Quartetto di Cremona e che ci ha portato fortuna e che è piaciuto ai cremonesi, ma il legame con la città è stato da subito molto forte e devo dire ha dato vita a delle belle amicizie. Abbiamo avuto queste persone che ci hanno sempre supportato e che ci fa piacere ricordare. Io penso ad esempio ad Angela Cauzzi ed Arnaldo Bassini del Teatro Ponchielli, nello specifico sovrintendente e direttore artistico, con cui non solo c'è stata e c'è una bella amicizia, ma che veramente hanno fatto qualcosa per il quartetto. È stato poi sempre anche molto bello e intenso il rapporto che abbiamo avuto con il Museo del Violino. Fin da subito anche Paolo Bodini, presidente della fondazione, e poi Friends of Stradivari, e Virginia Villa, direttore generale, ci hanno aiutati, ci hanno supportati e poi comunque appunto ci hanno sempre sostenuto anche tramite un bel rapporto di amicizia che è rimasto e con cui siamo molto legati. E non ultimo naturalmente Paolo Salvelli, che è davvero un grandissimo amico, il presidente della fondazione Stauffer, e che in qualche modo insomma ci ha accolti quando è stato creato il corso di quartetto all'Accademia. Ecco, questo è una cosa forse più unica che rara, direi, perché che una città che in fondo è piccolina, ma che è così importante nel mondo per la liuteria, sostenga un quartetto così tanto e faccia così tanto per la musica da camera, è un qualcosa veramente di molto bello e molto forte per l'Italia. Una delle situazioni che ci ha reso molto orgogliosi per via di questo nostro legame con la città di Cremona è stato proprio quando ci è stata data la cittadinanza onoraria. Abbiamo cominciato a studiare come quartetto a Cremona e poi abbiamo cominciato a insegnare, abbiamo fatto tanti concerti a Cremona. Ci ha reso orgogliosi per il gesto, ma anche perché diciamo siamo in buona compagnia con altri musicisti come per esempio Salvatore Raccardo e Rostropovich, e quindi quando abbiamo saputo di questa proposta che ci hanno fatto siamo rimasti davvero contentissimi. Questo non ha fatto altro diciamo che farci innamorare ancora di più della città, e pur essendo genovesi ci sentiamo molto cremonesi anche, perché quando andiamo siamo conosciuti, abbiamo degli amici, abbiamo degli allievi che vengono da noi un po' ormai da tutta Europa, da tutto il mondo, e quindi avere le chiavi della città ci fa un grande piacere. Chiaramente tutti noi musicisti vorremmo poter suonare su uno Strat. Sapevamo che la Nippon Music Foundation aveva questo quartetto, che è uno dei pochi che ci sono al mondo. Eravamo a Napoli e io stavo passeggiando per Piazza del Plebiscito pensando a tutt'altro che alla musica, e mi arriva una telefonata da Paolo Bodini, che è il presidente del Friends of Stradivari, che è un amico di tutti noi, che mi chiede: sei seduto? E io per battuta gli dico: no, sto camminando. Perché cosa mi dici, che ci darai 4 Stradivari? E lui mi risponde: mi sa proprio di sì. A quel punto 10 secondi di silenzio, poi mi ha raccontato che avevano avuto un incontro con la Nippon Music Foundation e che avevano deciso di prendere in considerazione questa opportunità. Noi abbiamo dovuto naturalmente mandare tutto il nostro materiale, loro hanno analizzato quello che stavamo facendo, ma abbiamo avuto la fortuna poi di avere questi 4 strumenti meravigliosi per quasi 2 anni, dal 2017 al 2019, ed è stata, devo dire, una cosa che non dimenticherò mai, perché suonare su questi strumenti, pensare che Paganini li aveva acquistati, li aveva suonati, in particolar modo il violino che poi ha suonato il mio collega, lui l'aveva usato tanto prima di utilizzare poi il cannone, e la viola che aveva comprato perché era rimasto affascinato ed innamorato dal suono che questo strumento aveva, è stata qualcosa che, devo dire, rimarrà sempre nella mia memoria.